Quanto spendi realmente quando compri casa? Solitamente chi si avvicina all'acquisto di una casa fa i conti soltanto con quella che potrebbe sembrare all'apparenza una certezza, ovvero sia il costo della rata del mutuo. Purtroppo però, come è facile immaginare, i costi non finiscono qui. Esistono tutta una serie di costi che non sono immediatamente evidenti. Vedremo insieme quali altri costi sono presenti e che molto spesso non vengono considerati quando arriva il momento di comprare casa. Ma non perdiamo tempo quindi e iniziamo subito. Partiamo dal punto numero 1, il costo reale dell'immobile. Comprare casa è infatti un impegno importante. Meglio quindi sapere a quanto davvero stai comprando. Quando infatti hai intenzione di acquistare un immobile a 100.000 euro, non lo stai acquistando davvero a quell'importo. Ad esempio, con un tasso del 5,3 fisso e trentennale ti troveresti a pagare 100.000 euro di interessi. Sì, hai capito bene, non pagheresti l'immobile soltanto 100.000 euro, ma in 30 anni pagheresti anche 100.000 euro di interessi, quindi per un totale di 200.000 euro. Il doppio, in altre parole, del costo dell'immobile. I tassi, è vero, per fortuna non sono ancora così alti. Con il tasso fisso medio attuale, che si aggira attualmente attorno al 3,7%, pagheresti circa 66.000 euro di interessi. Non voglio qui ovviamente sconsigliarti di comprare casa. Quando ritieni che sia arrivato il momento di comprare casa, è fondamentale farlo. Non ha senso aspettare che i tassi scendano, perché non è possibile sapere né se né quando questo succederà. Ritengo però fondamentale agire in maniera sempre estremamente informata e sapere con precisione il tipo di impegno che si va a prendere. Passiamo ora al punto numero 2, le spese vive e gli acconti. A meno che tu non ricada nelle agevolazioni prima casa under 36 che prevedono tutta una serie di condizioni agevolate, generalmente dovrai dare un acconto sul prezzo pari al 20% dell'importo, mentre il restante 80% potrà esserti finanziato da parte dell'istituto di credito. Oltre a questo 20% che dovrai anticipare, dovrai aggiungere un ulteriore 10% legato alle spese vive che andrai a sostenere. Un totale quindi del 30% sul totale costo dell'immobile che dovrai anticipare di tasca tua. Ho visto persone farsi finanziare questo 30% tramite dei prestiti personali a dei tassi di interesse molto elevati. Farsi finanziare il restante 80% tramite mutuo bancario. Non serve qui aggiungere che ti sconsiglio di operare assolutamente in questo modo. Passiamo infine all'ultimo punto, il punto numero 3, le spese ordinarie. Tralasciando le spese straordinarie, che sicuramente sono quelle più costose, ma molto spesso comunque si tratta di interventi eseguiti per mantenere o addirittura accrescere il valore del condominio e quindi anche dell'immobile, parliamo qui esclusivamente delle spese ordinarie. In alcune situazioni l'amministrazione condominiale risulta essere semplicemente costosa, a volte in maniera giustificata, a volte decisamente meno. Inoltre, le persone molto spesso preferiscono il riscaldamento autonomo rispetto a quello centralizzato, nella falsa convinzione che con il riscaldamento autonomo si vada a risparmiare. Quindi una percezione di risparmio che molto spesso fa sottostimare i costi legati al riscaldamento, anche quelli di raffrescamento, perché in alcune zone semplicemente d'estate non si può vivere senza aria condizionata. Queste spese quasi mai vengono considerate al momento dell'acquisto di un immobile. Sono senza ombra di dubbio più evidenti quando si parla di riscaldamento centralizzato, perché è possibile avere immediata evidenza dei consumi degli anni passati. È necessario quindi tenere in considerazione anche questi costi, perché solitamente si tratta di un 1% del valore dell'immobile legato alle spese condominiali e anche alle spese di riscaldamento e raffrescamento. Tuttavia, per immobili dal taglio più economico, definiamoli così, queste spese, considerando anche magari un condominio costoso e un riscaldamento centralizzato non ben gestito, queste spese possono arrivare anche a importi molto elevati, anche giungere al 3% del valore totale dell'immobile. Quindi anche in questo caso bisogna fare opportuna attenzione. Comprare un immobile non è soltanto pagare il prezzo a cui viene proposto in vendita. E se sei interessato ad una storia che riguarda proprio l'acquisto della mia prima casa e il mio rapporto col debito, ti invito a guardare il video che trovi qui di fianco.
Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Io come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.